Amon Goeth nacque a Vienna l'11 dicembre 1908. Fu un ufficiale delle SS, tristemente noto come comandante del campo di concentramento di Plaszow, in Polonia. La sua figura divenne celebre grazie all'interpretazione di Ralph Fiennes nel film Schindler's List di Steven Spielberg. Goeth venne soprannominato il macellaio di Plaszow per la crudeltà dimostrata nel campo. Goeth proveniva da una famiglia cattolica benestante e abbandonò gli studi a 17 anni per unirsi ai movimenti nazionalisti. Si unì ufficialmente al Partito Nazionalsocialista nel 1931 e successivamente entrò nelle SS austriache. Durante i primi anni fu coinvolto in attività di contrabbando di armi e radio, segnalandosi per episodi di violenza. Nel 1942 Goeth fu trasferito in Polonia nell'ambito dell'operazione Reinhard, un piano per sterminare gli ebrei polacchi. Divenne comandante del campo di concentramento di Plaszow nel 1943. Goeth gestiva il campo con brutalità, ordinando esecuzioni di massa e utilizzando prigionieri per lavori forzati. A Plaszow, Goeth imponeva il terrore assoluto. Durante il suo compleanno, nel 1943, obbligò una prigioniera, Natalia Karp, a suonare il piano. Impressionato dalla sua musica, risparmiò lei e la sorella. Tuttavia, esecuzioni indiscriminate erano all'ordine del giorno. I prigionieri vivevano nella paura costante e ogni tentativo di fuga era punito con la morte di 10 persone. Durante la gestione di Plaszow, Oskar Schindler iniziò a collaborare con Goeth, corrompendolo per trasferire gli ebrei che lavoravano nella sua fabbrica in un sottocampo. Grazie a Schindler, centinaia di ebrei furono salvati da una morte certa. Schindler spese tutto il suo denaro per salvare e proteggere i lavoratori ebrei, offrendo loro cibo e cure mediche. Nel 1944 Goeth fu rimosso dal comando per furto di beni ebraici e cattiva gestione del campo. Venne arrestato nel 1945 dall'esercito americano, processato e condannato a morte per crimini contro l'umanità. Fu giustiziato nel 1946 a Cracovia. La figura di Amon Goeth resta un simbolo della crudeltà del regime nazista. La sua storia rappresenta uno dei capitoli più oscuri della Shoah, mentre l'azione di Oskar Schindler è un esempio di coraggio e umanità in tempi di barbarie.